Buongiorno cari amici, in questa breve video lezione, l'ottava video lezione sulla storia della Russia moscovita, ci prendiamo un attimo, una pausa dagli eventi storici e cerchiamo di analizzare un problema, cerchiamo di riflettere su una questione generale. Io ho scritto alla lavagna: perché proprio Mosca? Perché fu proprio Mosca a conquistare l'egemonia nei confronti delle altre città e dei principati russi? L'ascesa di Mosca e la sua capacità di imporsi nei conflitti sulle altre città, sugli altri principati russi, ha orientato e condizionato per secoli la storia della Russia, perché ha imposto il modello centralizzato e autocratico tipico della Moscovia. Quali sono le motivazioni del successo di Mosca? Mosca all'inizio era un piccolo villaggio che per molto tempo non fu capace di reggere il confronto con i principati ricchi e illustri come Novgorod oppure la Galizia. Anche all'interno del suo territorio, il nord-est, Mosca inizialmente era un centro notevolmente inferiore rispetto a Rostov, Suzdal e Vladimir. Mosca riuscì a sconfiggere Tver dopo un conflitto lungo e difficile che più volte sembrò perso. Abbiamo numerose fonti scritte che testimoniano la sorpresa dei contemporanei di fronte all'emergere di Mosca, avvertito come completamente inaspettato. Per spiegare il successo di Mosca, gli storici hanno messo in evidenza una serie di fattori che in parte sono stati accennati nel corso della nostra trattazione. Questo punto comunque merita un approfondimento e una riflessione. In primo luogo va presa in considerazione la posizione geografica di Mosca. Mosca sorgeva alla confluenza di tre strade, una delle quali era molto importante, proveniva da Kiev e dai territori del sud, che erano ormai in forte declino, e portava verso nord-est molti uomini che si spostavano lì in territori che al contrario stavano potentemente crescendo. Ma vi era anche un flusso nel senso contrario, cioè molti immigrati affluirono a Mosca dal nord-est, anche da territori ancor più a nord-est, per sfuggire alle devastazioni mongole. Quindi Mosca avrebbe beneficiato di un'impetuosa crescita demografica dovuta all'accoglienza di molti rifugiati. Inoltre Mosca ha una posizione geografica favorevole, sorge su una curva della Moscova, del fiume Moscova, che corre da nord-ovest a sud-est sfociando nel fiume Oka, che è il massimo affluente occidentale del Volga, quindi la sua posizione sarebbe stata ideale anche da un punto di vista delle vie d'acqua. Mosca si trovava vicino alle sorgenti di quattro grandi fiumi, l'Oka, il Volga, il Don e il Dniepr, che gli ucraini chiamano Dnipro. Il fatto che non esistessero montagne o altri ostacoli intorno ad essa favorì la sua espansione nelle pianure. Mosca inoltre, attenzione, era centrale rispetto ai territori abitati da popolazioni russe, soprattutto dai grandi Rus. Questo avrebbe giovato la possibilità di espandersi in tutte le direzioni. Alcuni storici hanno messo in evidenza che Mosca si trovava molto vicina alla linea di demarcazione tra i due più importanti dialetti della lingua della Grande Russia. Una collocazione centrale, quindi, ovviamente permetteva a Mosca di essere protetta da invasori esterni. Per esempio, i nemici provenienti da nord-ovest trovavano come primo ostacolo Novgorod, mentre i nemici provenienti da sud-est si andavano a scontrare con Riasagne. Mosca non prendeva mai il primo colpo. Questa situazione si rivelò molto utile nel caso dell'invasione di Tamerlano e in tante altre circostanze, ma anche nella prima invasione mongola Mosca fu meno toccata e meno devastata rispetto ad altri territori circostanti, per esempio all'Ucraina. L'Ucraina invasa dai mongoli ebbe un drammatico crollo demografico. Ci sono autori che hanno sostenuto che Mosca sarebbe stata difesa inoltre dalle foreste circostanti. Ovviamente la spiegazione dell'affermazione di Mosca non può basarsi solo su argomenti relativi alla sua collocazione topografica. Storici recenti
hanno anzi minimizzato l'importanza della posizione geografica di Mosca. Molti hanno messo in evidenza che la centralità geografica corrispondeva anche ad una centralità economica. La Moscova rappresentava un'importante arteria commerciale, intendo il fiume Moscova, e Mosca inizialmente si espanse proprio lungo il corso di questo fiume, approfittando degli scambi economici e contribuendo ad incrementarli. È stata anche evidenziata la capacità e la volontà politica da parte di alcuni principi moscoviti nel promuovere l'agricoltura e nel favorire la colonizzazione. Questi principi sarebbero stati più abili rispetto ai loro rivali a persuadere i contadini a trasferirsi nelle loro terre utilizzando molti sistemi, ad esempio offrendo incentivi agli agricoltori liberi oppure acquistando schiavi dai mongoli da utilizzare nelle campagne. C'è anche chi ha sostenuto che il primato demografico moscovita sia stato conquistato anche in seguito ad un elevato tasso di natalità. Tuttavia questo punto è controverso. I principi moscoviti riuscirono a mantenere nel loro territorio una condizione stabile di pace e di tranquillità che spesso era assente all'interno delle entità politiche circostanti. A questo proposito molti storici hanno parlato di un effetto fortuna, della fortuna di Mosca relativamente ai suoi primi sovrani. Per molte generazioni i principi di Moscovia hanno beneficiato di una successione maschile ininterrotta e senza conflitti. Tale caratteristica è stata paragonata a quella di dinastie dell'Europa occidentale come i Capetingi che unificarono la Francia. I figli dei principi locali ebbero la buona sorte di non avere zii che contendessero loro il trono. La prima vera lotta tra zii e nipoti si manifestò solo sotto il regno di Vasili II, quando la successione ereditaria da padre in figlio si era già affermata, era già stata ampiamente accettata. Un altro fattore di fortuna può essere individuato nel fatto che i primi sovrani di Mosca, discendenti dal figlio minore di Alexander Nevsky, proprio perché espressione di un ramo cadetto, preferirono dedicarsi al loro piccolo territorio anziché trascurarlo per perseguire ambizioni altrove. Molti principi moscoviti possedevano notevoli qualità anche dal punto di vista imprenditoriale e organizzativo. Personaggi come Ivan I Kalità oppure Ivan III, ma anche tutti o quasi tutti quelli intermedi tra i due, oppure figure come Vasili III, erano scaltri proprietari terrieri, ottimi dirigenti e uomini d'affari, oltre che validi come diplomatici e guerrieri. È stata messa in evidenza la loro tendenza a mantenere bassa la spesa pubblica, evitando sprechi, proprio come avviene in un'azienda, agiscono efficacemente nel tempo, anche se inizialmente in una scala ridotta. Questi principi riuscivano a procurarsi nuovi territori attraverso l'acquisto, la conquista, la diplomazia con l'Orda d'Oro a cui erano strettamente legati, l'accordo con altri principi, la capacità di popolamento da parte di gruppi provenienti da terre oltre il Volga. La prosperità e la pace dovuti ad un buon governo attirarono in Moscovia non solo molti contadini, ma anche molti aristocratici boiari. È vero che anche i principi di Moscovia utilizzavano il sistema degli appannaggi, dividendo il proprio principato tra i figli, ma anche questo fu fatto meglio rispetto ad altri sovrani. Inoltre la parte maggiore che spettava al primogenito aumentava nel tempo. Dmitri Donskoi lasciò al suo primogenito un terzo dei suoi possessi, Vasili II ne lasciò la metà a suo figlio maggiore e Ivan III ne lasciò tre quarti al suo. Il primogenito evidentemente ereditava il titolo di Gran Principe e godeva di una condizione più forte rispetto ai suoi fratelli, se paragonata a quella di altri principati Rus. Ben presto il diritto di battere moneta e di trattare con le potenze straniere finirono per diventare monopolio soltanto del Gran Principe. Si crea così una centralizzazione molto più elevata rispetto ai regni rivali.
Il principe finì non solo per essere il governatore, ma anche l'organizzatore e il proprietario, ed iniziò ad assommare funzioni legate a titoli e cariche, spesso originarie di Rus di Kiev, che man mano venivano abolite. Dopo una tendenza alla frammentazione all'interno della Grande Russia si andò affermando un movimento di tipo contrario che spingeva verso l'accorpamento, in quanto molti principati erano diventati troppo piccoli e deboli per opporre resistenza ad un potere centralizzatore. Mosca fu anche favorita dall'espansione dello Stato lituano, che asservì moltissimi territori rus, senza però riuscire ad arrivare fino a nord-est. È vero che la Lituania minacciò direttamente Mosca, però in realtà il fatto che la Lituania si assoggettasse moltissimi russi favorì Mosca. Quando quindi successe che il nord-est moscovita fu riuscito ad imporsi sulle altre città del vecchio principato di Vladimir Suzdal, si ritrovò a confrontarsi soltanto con due avversari, ovvero Novgorod e Riazan, giacché tutti gli altri erano stati conquistati dai lituani. Abbiamo già detto, anche nelle video lezioni appartenenti alle playlist sulla Polonia o sull'Ucraina, che molti territori russi, dopo il crollo dello Stato di Kiev, si fecero occupare di buon grado dalla Lituania, che in fondo aveva già una maggioranza di abitanti russi e che veniva vista la Lituania come un granducato russo in continuità con ciò che era stato Rus di Kiev. Molti rus preferirono la signoria della Lituania piuttosto che quella dei tatari dell'Orda d'Oro. Viceversa, la Moscovia accettò il dominio dell'Orda d'Oro, compiacendola e sostenendola in ogni modo, e ricevendo dall'Orda un aiuto decisivo per imporsi sui principati circostanti. Abbiamo già parlato di questo: i moscoviti collaboravano con i tatari dell'Orda e li affiancavano militarmente senza pretendere in cambio territori. Di conseguenza i tatari iniziarono a considerare i moscoviti altamente affidabili. La Moscovia versava anche generosi contributi in denaro all'Orda. Il risultato fu che il principe di Moscovia Ivan Kalità nel 1328 ottenne dall'Orda d'Oro lo Yarluk, ovvero la patente di investitura per il Gran Principato di Vladimir. Inoltre gli venne affidata la riscossione del tributo che i tatari pretendevano dai principi russi. Anche in seguito, tranne alcune eccezioni, la guida del Principato di Vladimir fu concessa dai tatari ai principi di Moscovia. Una parte del tributo restava nelle mani di Mosca e attraverso la gestione del tributo Mosca poté asservire gli altri stati rus non solo economicamente, ma anche, sia pure in forma non ufficiale, dal punto di vista giuridico. I principati che, a differenza di Mosca, si ribellavano all'Orda, come quello di Tver, venivano devastati dai tatari con l'aiuto dell'esercito moscovita e quindi venivano fortemente indeboliti. Il Khanato tataro assegnava ai moscoviti interi territori che non erano in grado di pagare il tributo. Altri principati preferivano vendere terre a Mosca in cambio del denaro per pagare il tributo e diventavano quindi vassalli di Mosca. Nei confronti dei tatari, Mosca agì con perfetto tempismo. Finché i tatari dell'Orda d'Oro rimasero potenti, Mosca non si ribellò, non partecipò alle rivolte contro i tatari portate avanti da altre città russe, ed anzi, come abbiamo appena detto, aiutò i tatari a schiacciarle. Lasciò che fossero altri a logorarsi, capite? Ma non appena però si manifestò il declino del Khanato dell'Orda d'Oro, Mosca gli voltò le spalle. Si ribellò al momento giusto e Dmitry Donskoi nel 1380 guidò le forze russe alla vittoria di Kulikovo, mostrandosi a tutti gli effetti un capo nazionale. È vero che in seguito i tatari ritornarono sulla scia di Tamerlano, tuttavia Mosca mantenne la prevalenza sugli altri principati.
La definitiva liberazione dei tatari avvenuta con Ivan III diede la spinta alla Moscovia per diventare uno stato nazionale russo. Già a partire da Kulikovo, dalla battaglia di Kulikovo, la Moscovia assunse un ruolo simbolico, una superiorità psicologica e morale per essere stata la guida nella lotta di liberazione dai tatari. A Mosca fu conferita una sorta di aureola spirituale. La mitizzazione della battaglia di Kulikovo diede a Mosca un'egemonia spirituale. Tutto questo ovviamente fu possibile grazie alla propaganda della Chiesa ortodossa, ai santi e al misticismo che caratterizzavano Mosca. Secondo alcuni storici, la portata della battaglia di Kulikovo fu esagerata. C'è un poema russo che parla di 180.000 soldati, mentre in realtà gli archeologi hanno determinato che i soldati impegnati dalla battaglia furono molti meno, però appunto la battaglia di Kulikovo divenne un simbolo al di là della sua reale portata, e alla base di questo abbiamo visto ci fu la mitizzazione, la propaganda della Chiesa ortodossa. Infatti, un altro fattore fondamentale nell'affermazione della Moscovia fu il ruolo della Chiesa. Nel 1322 Mosca divenne sede del metropolita e quindi la capitale religiosa della Grande Rus. Diventò Mosca, quando ancora Mosca era un centro politico di scarsa importanza. E qui proprio anche qui gioca il fattore fortuna, perché il metropolita si trasferì in una città poco importante come Mosca, proprio perché era poco importante e a Mosca quindi non c'era un vescovo, così il metropolita poteva avere a Mosca un raggio d'azione che non avrebbe avuto nelle città provviste di vescovo. E il metropolita era decisamente la carica più importante all'interno della Chiesa russa. La Chiesa ortodossa godeva di grandi privilegi che le erano stati accordati dai tatari. La Chiesa si occupava anche delle questioni civili e costantemente appoggiò il Gran Principe di Mosca e la sua pretesa all'autocrazia. Quindi la Chiesa favorì lo sviluppo politico della Moscovia. I metropoliti incoraggiarono l'accorpamento dei principati russi alla Moscovia, lo fecero in maniera concreta, esercitando un ruolo politico. I metropoliti intervennero nelle contese tra i principi, consigliando, ammonendo e persino scomunicando coloro che non intendevano sottomettersi alla Moscovia. La Chiesa sosteneva l'unità nazionale sotto la dinastia moscovita. Essa stessa, la Chiesa, possedeva una struttura centralizzata e favoriva la centralizzazione della monarchia. Il carisma spirituale di Mosca si creò anche grazie ai suoi grandi santi, Sant'Alessio, che esercitò il potere a Mosca, proprio il potere politico, al posto dell'incapace Gran Principe Ivan II. E un altro santo, San Sergio, molto importante, che fondò un centro di spiritualità di grandissima rilevanza, quale il monastero della Trinità. La superiorità spirituale di Mosca incrementò la sua superiorità politica. Da ultimo, c'è da segnalare che molti storici hanno evidenziato anche il ruolo dei boiari. Essi costituivano la struttura salda e unita e più volte nei momenti di difficoltà riuscirono a salvare la Russia moscovita e a supplire all'incapacità di capi politici inetti. I boiari assicurarono sempre la continuità della politica moscovita. Non bisogna dimenticare però che l'espansione di Mosca e l'accorpamento della Russia, tanto vantato da una certa storiografia russa e persino sovietica, consistette in una serie continua di aggressioni nei confronti di altri russi, che poi si estese anche a nazionalità non russe, che furono privati delle loro libertà e della loro autonomia e furono soggiogati al terribile
dispotismo moscovita, aggressioni che, come nel caso di Novgorod, spesso furono accompagnate da deportazioni e da stermini e spesso determinarono l'affossamento di rilevanti centri di cultura.